Ciao, benvenuto in un nuovo video. Oggi ti vado a mostrare una piccola panoramica di un'altra ala del mio bunker. Questa è la zona dedicata all'attrezzatura pesante. Abbiamo la stampante 3D Anycubic Tiron, piatto da 40 x 40 x 45 se non sbaglio di altezza. Al momento è in funzione, sta stampando. Box creato appositamente per lei, perché avevo necessità di mantenere la temperatura diciamo della stampante ad un livello diciamo ideale, alquanto più ideale. Perché utilizzata fuori dal box, tutto il calore generato dal piatto, dall'estrusore, si andava diciamo a perdere. Perdendosi, le resistenze erano sempre in funzione, perché per stampare il piatto deve essere sempre un tot di temperatura e l'estrusore anche. Dato che fuori fa freddo e loro sono diciamo a contatto col freddo, le resistenze per far fronte diciamo a questa perdita di temperatura dovevano sempre essere in funzione. In poche parole, l'ho fatta per risparmiare qualcosa sulla bolletta. Così facendo le resistenze attaccano non più come prima, ma diciamo con una percentuale di circa il 20-25% in meno. Perché? Perché la temperatura interna arriva a circa 30-31 gradi, anche perché come upgrade, oltre diciamo al box, ho fatto l'impianto diciamo di ricircolo dell'aria con ha già visto da qualche giorno il video, che è quello sul termostato bassa tensione con la ventolina. La ventolina in questo momento è programmata a scattare, cioè ad accendersi a 31 gradi, 31,3 gradi. Dopo qualche secondo dall'azionamento della ventola, la temperatura interna del box scende e scende a 29 su per giù. Perciò la temperatura interna del box oscilla dai 31,3 ai 29 gradi, perciò intorno come media ai 30 gradi, ed è una buona temperatura. Poi abbiamo travo una colonna. Questo qui ragazzi è il primo elettroutensile acquistato nel forse 2012. È un Valex TR13R 350 watt, 1420 giri al minuto, che comunque ha sopra, qui sopra, questo si apre, ecco qui, e abbiamo la cinghia con 1, 2, 3, 4, 5 diciamo pulegge differenti. Idem anche da questo lato. Sto cambiando diciamo la puleggia da qui, per esempio la scendiamo, la alziamo, cambiano i rapporti in diretta e partita la ventolina del box. Arrivata a 31,3 gradi, pum, parte la ventolina e ora me la scende a 29 circa gradi. Stavamo dicendo che cambiando la cinghia cambia il rapporto di numero di giri, più piano, più forte, in base poi all'effettivo o tu che cosa devi andare a forare. In linea generale fino ad oggi non mi ha dato grandi problemi, solo che si è rotta la mollettina laterale già 2 anni fa. Per mancanza di voglia e di tempo non l'ho più cambiata, però dico, alla fine funziona senza nessun problema. Poi abbiamo qui alimentatore 12 volt da banco, non so se si vede bene, ma comunque qui sotto abbiamo stazione ad aria calda. Questo è un soffiatore, eccolo qui, arriva fino a 500 gradi, LSD 39. Con questo ragazzi ci ho fatto tanti lavoretti di microelettronica, anche per diciamo riparare. Con questo nel canale trovi un video dove ho riparato un hard disk interno
e l'ho riparato anche grazie a questo, perché questo mi permette di sciogliere lo stagno delle saldature SMD o di fare saldature SMD. Poi abbiamo, questa è la cassetta porta minuterie, che vi farò vedere in caso, se volete scrivimelo sotto in un altro video. Poi abbiamo, vabbè, questi sono mi metto da questo lato perché forse comincia a non vedersi più nulla. Questi sono i fascicoletti che troverai su Amazon, ti lascio tutti i link sotto in descrizione. Sono fascicoli tecnici scritti da me su varie tematiche. Come sai, organizzo corsi, nello specifico uno, il più grande, è quello sulle batterie litio, come customizzarle, come ripararle. Se vuoi avviare un'attività buona, proficua negli anni, questo è un settore buono. Prenota il corso, contatta in email, sotto lascio tutti i riferimenti e anche la locandina di presentazione del corso. Poi ci sono anche fascicoli sul fotovoltaico. Poi abbiamo il monitor connesso con il mini computer, che è quello là sopra, che è l'Acer Aspire One, l'elettronica della CNC, che forse non vedi, comunque qua sopra, e sotto abbiamo la CNC totalmente in alluminio, piano utile circa 60, piano 60-40, piano lavorabile 35 per 56-55 circa. Mandrino, cioè splinter, fresa da 1,2 kW, 1200 watt su per giù, raffreddamento a liquido, motori passo passo NEMA, sono non quelli piccoli, quelli medi, hanno un'ottima potenza. Ragazzi, anche quella fino ad oggi tutto bene, ci ho fatto tantissime lavorazioni. E poi là sopra tengo alcuna strumentazione, c'è il termometro professionale, c'è il luxometro per misurazione della luce, termometro, misuratore di giri e tanto altro. Qui abbiamo alcune stampe fatte come test, come prova, abbiamo degli animali, qui abbiamo una macchinina, un altro cavallino, abbiamo il logo di YouTube fatto con le celle ricondizionate da buttare, e poi qui c'è un'altra zona porta minuterie, colori, questa è la pinza realizzata interamente con la stampante 3D, che forse tu ora nell'inquadratura non la vedi, te la mostro io. Questa è la pinza realizzata totalmente in 3D con la stampante. Eccola qui, si apre e si chiude la pinza. Ti mostro in anteprima alcune lavorazioni che sto facendo per un grossissimo progetto, che però vi svelerò più avanti. Queste sono alcune stampe fatte. Questa è la prima volta che, oltre a qualche foto spoiler inserita su YouTube e su Instagram anche, vi faccio vedere. Ti ricordo di seguirmi su Instagram, ho il profilo GF Elettronica, quello normale aziendale, più quello personale che ti compare sotto in sovraimpressione. Queste sono due modellini che faranno parte di un mega progetto tanto bello e per me tanto importante. Ora che ho una piccola possibilità in più sia di tempo che di attrezzatura, e posso andare a fare questa cosa, ragazzi, che andrete a vedere, è nata l'idea tanti anni fa, non grazie a me. Io sto solo, tra parentesi, ereditando e portando avanti questo progetto, che ovviamente ai tempi non era così semplice portarlo avanti per vari fattori. Poi si è dimenticato, si è lasciato appunto buttato in uno scantinato. Ora l'ho riesumato
e piano piano lo faremo rinascere, sperando in arrivare a fare una cosa bella, bella, bella. Comunque queste sono due parti, poi nei prossimi video ti spoilerò qualcosa, diciamo, extra. Benissimo ragazzi, per questo video è tutto, ti ringrazio per la visione, mi raccomando iscriviti al canale per vedere tantissimi nuovi video sia sul mio bunker, sia sulla stampante 3D, che sul fai da te, che ancora sulla CNC. Un mi piace, un commento, mi raccomando, iscriviti se non sei iscritto al canale. Ciao e al prossimo video.